Ciao a tutti homebrewers e appassionati! In questo finale di stagione produttiva ho programmato due cotte semplici con piccoli batch da 12 litri netti. Non ho progettato nulla di particolarmente complesso, ma ho voluto provare uno stile nuovo. Parlo della Belgian Single. Con Belgian Single facciamo riferimento ad uno stile di birra di origine trappista che differisce però dalle alcoliche e complesse birre ad alta fermentazione prodotte dai monaci. Le Belgian Single, infatti, anche chiamate Patersbier o Monks Beer, sono le birre più leggere e semplici che venivano prodotte in abbazia, ed erano proprio quelle consumate quotidianamente dai monaci, e fino a pochissimo tempo fa molte di queste non erano neanche commercializzate in pubblico. Si potevano assaggiare solo in visita in abbazia. Vengono definite come delle interpretazioni belghe di una Pilsner, quindi delle birre chiare, luppolate, ben attenuate, ma con un forte carattere belga dato dal lievito. Devono presentare un leggero gusto maltato, che può andare dal miele al biscotto, note fruttate ed aromatiche che possono derivare anche dall'uso seppur non molto comune di spezie, ed un finale secco ed amaro. Tra il leggero e moderato i fenoli speziati dati dal lievito. Alcuni li definiscono come delle triple meno alcoliche e più luppolate. Vediamo adesso la cotta. Per questa birra come grist ho utilizzato il 92% di malto Pilsner Dingemans, 4% di malto Aromatic, 4% di miele, aggiunto a fine bollitura. L'obiettivo è di raggiungere 1.043 di densità iniziale ed un colore di 8 EBC. Poiché sto brassando 12 litri netti, non ho previsto sparge, anche perché il falso fondo della pentola non me lo avrebbe permesso, quindi ho messo subito tutti i 22 litri di acqua. Ho fatto il machine e avvio il primo step di ammostamento a 63 gradi per 50 minuti. Secondo step di 10 minuti a 72 gradi. Ed infine solito mash out di 10 minuti a 78 gradi. Finita la saccarificazione, estratto il cestello con le trebbie, misuro la densità iniziale di 1,34. Bollitura di 60 minuti. Ho fatto una prima luppolatura per l'amaro con 15 grammi di Northern Brewer con 7,7% di alfacidi che ha conferito 22 IBU. Seconda luppolatura per l'amaro tardiva a 10 minuti dalla fine con 40 grammi di Saaz con 3% di alfacidi che cede altri 8 IBU. Arrivo ad un totale di 30 IBU con rapporto IBU-GU di 0,72 che dovrebbe andare bene per una birra luppolata. Sempre negli ultimi 10 minuti aggiungo il miele. Aggiungo anche sia il nutrimento per il lievito che il Protafloc. Ultima luppolatura a fine bollitura con 40 grammi di Saaz, che in questa fase, se il raffreddamento è rapido, dovrebbe cedere solo aromi e sapori ed un amaro trascurabile. Finito il raffreddamento potete vedere l'effetto del Protafloc, cioè l'agglomerazione di proteine e varie molecole. Faccio un whirlpool manuale per far sedimentare meglio queste particelle. Anche in questo caso, avendo usato il Protafloc, questo materiale agglomerato ha bloccato la pompa, quindi ho trasferito il mosto con il rubinetto. Il mosto è davvero limpido e brillante, ma ho dovuto rinunciare agli ultimi 2 litri perché il Protafloc ha creato molto trab e non avrebbe senso portarmelo nel fermentatore per recuperare qualche litro. Densità iniziale di 1,46, 3 punti sopra quella prevista. Probabilmente questo può influire un po' sul bilanciamento dolce-amaro. Come lievito ho scelto di usare il B256 della Fermentis, un lievito secco che ho usato spesso in passato su double, triple e quadruple, ma che non mi è mai piaciuto molto per l'elevata produzione di alcoli superiori. Ho voluto provarlo qui su questa Belgian Single perché essendo una birra bassa OG, penso che possa dare un profilo molto diverso e più contenuto sugli alcoli superiori.
Ho inoculato a 25 gradi perché con questo caldo il raffreddamento non va oltre, ma ho subito messo il fermentatore in frigorifero per arrivare a 18 gradi. Ho avviato e contenuto quindi la tumultuosa a 18 gradi per i primi 3 giorni. Al terzo giorno ho fatto un dry hopping con 40 grammi di SAZ. Quindi ho iniziato un progressivo rialzo fino a 23 gradi. All'ottavo giorno ho misurato la densità finale di 1,7, quindi ho mantenuto questa temperatura fino al 14° giorno. Un breve cold crash di 3 giorni e poi l'ho riportato a temperatura ambiente per prepararla all'imbottigliamento che è avvenuto al 19° giorno. Priming in bottiglia con destrosio e lievito F2 con obiettivo di 3 volumi di CO2 per litro. Lascio rifermentare una settimana a temperatura ambiente e poi in frigo per continuare la maturazione. A 3 settimane ho stappato la prima bottiglia. Il colore è ambrato chiaro, color miele, velata di aspetto, schiuma non troppo produttiva e poco persistente. Aroma fruttato, di frutta a pasta gialla poco matura, molto delicato, poco luppolo. Il gusto è dolce, bilanciato con l'amaro finale che persiste ed è un po' erbaceo. Lievi alcoli superiori un po' pungenti. Scaldandosi esce di più la frutta che ricorda pera e albicocca. Corpo medio leggero, buona carbonazione, finale abbastanza secco. Tra le note che non mi piacciono c'è il luppolo, che è un po' spento in aroma e ha un sapore un po' vegetale, con un finale appena stringente. Non è esattamente il SAZ che mi aspettavo. Gli alcoli superiori ci sono, tutto sommato sono bassi ma non molto graditi su questa birra. Buona la parte maltata e il fruttato. La fermentazione è abbastanza pulita, ma in futuro sarei curioso di provare un altro ceppo tra quelli liquidi, uno che non produce troppi alcoli superiori. La luppolatura invece sicuramente da rivedere. Carente in amaro, ho avuto una densità più alta di 3 punti, questo può aver contribuito a sbilanciarla un po'. Anche l'aroma è carente, nonostante l'abbondante dry hopping. Con i luppoli può capitare anche una partita non proprio al top. Una cotta semplice di una birra tutto sommato poco complessa. È stato interessante provare uno stile di birra nuovo ed ero curioso di provare il Fermentis B256 su una birra a basso OG e con temperature di fermentazione più contenute. Lo stesso ceppo di lievito infatti può esprimere un profilo diverso in base alla densità iniziale del mosto che si trova a fermentare. In questo caso è stato effettivamente così, anche se non sono riuscito a eliminare del tutto quel calore alcolico dovuto alla produzione eccessiva di alcoli superiori, che può risultare un po' bruciante e fastidioso, soprattutto su birre come questa. Penso che comunque una breve maturazione dovrebbe attenuare un po' questo carattere. Per il momento, e anche basandomi su questa esperienza, penso che metterò da parte questo lievito per un po', e su stili simili mi orienterei sicuramente su altri ceppi liquidi. Sul luppolo invece non so se ho bisogno di rivedere la ricetta e la luppolatura o se effettivamente mi è capitata una partita di luppolo qualitativamente meno performante. Avete suggerimenti? Dubbi o domande? Scrivete sotto nei commenti. Grazie sempre per il vostro supporto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo al prossimo video.